Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 3 al 9 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo a vedere le energie principali, poi i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con questa bellissima carta della stella. Spesso quando salta fuori è perché c'è già una fase di rinnovamento oppure si riaccende la fiducia e la speranza e quindi possiamo accogliere ottimismo e ispirazione verso nuovi obiettivi e desideri e propositi da realizzare. Essendo una carta positiva, quindi sia per questioni che riguardano il futuro, però anche per accogliere degli eventi felici che ci possono essere i primi giorni, ma anche nel corso della settimana. Direi che è anche un buon momento per proiettare i nostri desideri per il futuro, quindi pianificare, progettare, programmare, eccetera. Possiamo avere il sostegno, l'aiuto di una persona cara oppure sapere che abbiamo bisogno di procedere con pazienza, con costanza e con la massima serenità, quindi di non aver fretta, più che altro di utilizzare al meglio le nostre stesse energie. La Volpe ci consiglia di essere strategici, ci consiglia di procedere in un certo modo e quindi capire quando intervenire nel momento giusto. Soprattutto è una specie di avvertimento su possibili equivoci, contrattempi, cattiverie. Spero che non sia assolutamente il vostro caso, quindi delle persone che possono agire un po' alle vostre spalle. I segni zodiacali da attenzionare sono i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Abbiamo anche un po' quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. In questo ambito parliamo di coppia single, però ricordo che alcune cose in realtà possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti, quelle più strette di amicizia e famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare e adattare a quello che state vivendo. Il Giglio, il Mughetto sono carte comunque abbastanza positive, quindi vuol dire in questa settimana che alcune cose possono volgere per il meglio o comunque c'è l'aumento della fiducia, del sostegno, felicità. Infatti abbiamo anche il Mughetto, quindi se si tratta di vivere situazioni complesse magari c'è massimo sostegno e supporto da parte di entrambi o si ritrova una specie di equilibrio e di armonia. Non solo, ci possono essere anche delle cose che si riattivano. In che senso? Quando c'è serenità, quando alcune cose funzionano per il verso giusto, abbiamo la possibilità di costruire una nuova fase nella nostra vita e quindi andare magari a recuperare dei desideri, degli obiettivi, quelli che possono essere comuni e che appunto si possono realizzare. E anche il Bucaneve ci aiuta a capire che forse è arrivato il momento giusto di essere propositivi, di portare avanti un desiderio, di ritrovarsi, diciamo, proprio insieme nel costruire un qualcosa che per voi può essere veramente importante. È ovvio che bisogna pianificare, è vero, adottare delle strategie, comunque fare abbastanza attenzione a quello che avete a disposizione. Per i single queste carte vogliono dirvi che c'è un passaggio importante della vostra vita, quindi se vi siete già lasciati alle spalle vecchie situazioni, allora quindi siete entrati in pieno in questa fase.
Se c'è già una frequentazione, magari, si procede pian pianino, e però ci sono quei segnali, quelle cose diciamo positive che possono far evolvere e crescere questa conoscenza, questa relazione. Se non ce ne sono, effettivamente queste carte possono parlare di quelle nuove situazioni, di, quegli incontri, o comunque avere a che fare con persone che possono essere importanti. Ricordo anche soprattutto il Bucaneve parla di segnali, di proposte, di appuntamenti, o comunque di incontri, o voler incominciare insomma a, sentire, eventualmente poi frequentare una persona. E poi vediamo adesso la parte più pratica, quella del lavoro, quella delle finanze. Vediamo le sibille che cosa hanno da dirvi. Troviamo il denaro. Molto, molto positiva questa carta, perché riguarda tutte quelle situazioni che noi stiamo cercando comunque di costruire, anche di rinnovare. Può esserci un aiuto, un sostegno, dal passato, o comunque da una persona nello specifico, attraverso aiuti e consigli. Si possono vivere delle esperienze molto proficue, molto interessanti, e questa carta ci parla anche di affari vantaggiosi, di rapporti da consolidare, o anche per eventuali collaborazioni e proposte, ovviamente sempre da valutare. La stanza parla di riflessione, parla di, anche riposo, rigenerazione, quindi potrebbe esserci questa nuova energia e ripresa dopo la fase che magari per voi è stata abbastanza, impegnativa. In realtà ci parla anche di tutte quelle cose che hanno a che fare con le notizie importanti, con i documenti, le telefonate, gli incontri, eccetera. Quindi, decisamente diciamo positivo, soprattutto come vi dicevo per chi sta programmando, progettando, pianificando per il futuro. Magari adesso c'è quella fase di valutazione, di osservazione, infatti come abbiamo visto la Volpe ci consiglia di adottare delle strategie, di farci, furbi. E a maggior ragione poi abbiamo anche la casa, che per noi vuol dire tranquillità, serenità, ottima gestione delle cose che abbiamo a disposizione, ma può anche indicare una pausa. Magari io spero che sia per voi una pausa positiva, di vacanza, di rigenerazione, altrimenti magari ci sono alcune cose che state attenzionando, e quelle possono essere legate alla casa proprio a livello fisico, ad esempio pulizia, ristrutturazione, qualche modifica, cambiamenti, possibili trasferimenti, acquisti, vendite, affitti, eccetera. Quindi ci mettiamo un po' di tutto. Questo vale anche per chi è alla ricerca di lavoro. Più che altro per voi si vede proprio questa fase che state cercando di comprendere, di capire, di pianificare, e state facendo assolutamente bene, perché questo vi aprirà, scusate, a nuove possibilità per il futuro. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!